Prima di lasciarvi alla visione del documentario, vorrei invitarvi ad iscrivervi al canale, dare un like al video per poter supportare il nostro lavoro e permetterci di realizzare nuovi contenuti. Grazie e buona visione. La Sesta Armata ora si trova ai margini di un enorme saliente, impegnata in una battaglia di logoramento fra le macerie di Stalingrado, con scarse riserve e una logistica insufficiente che si appoggiava ad un unico binario passante per Kalac. A sinistra della Sesta Armata troviamo la Terza Armata Romena di Costantinescu, presidia a circa 170 km di fronte, su terreno aperto e con difese non scaglionate in profondità. Costantinescu inoltre ha a che fare con la pericolosa testa di ponte russa nei pressi di Serafimovic. Lui aveva chiesto ai tedeschi più volte di distruggere quella testa di ponte, ma ogni volta i tedeschi glissavano, perché erano troppo impegnati a Stalingrado. Fu un tragico errore. Il gruppo d'armate B copre un fronte di circa 650 km, con fianchi debolmente difesi, risorse logore, scarse riserve e una logistica insufficiente e vulnerabile. Se per i tedeschi Stalingrado catalizza tutte le attenzioni, i russi cominciano a vedere il tutto da una prospettiva più ampia. A settembre, tra gli alti comandi russi, si comincia a discutere l'idea di accerchiare la Sesta Armata di Paulus a Stalingrado attaccando le deboli armate rumene sui fianchi. A ottobre Stalin ordina di concentrarsi su quell'idea. Si gettano così le basi per le future operazioni invernali sovietiche. Si pianificano quindi 3 operazioni. La prima è Urano, che prevede l'accerchiamento e l'eliminazione della Sesta Armata a Stalingrado. La seconda è Saturno, che prevede l'eliminazione di tutte le forze dell'asse nella Russia meridionale. La terza è Marte, che prevede l'eliminazione del saliente di Rzhev. Urano era il classico piano per una battaglia di accerchiamento, Kesselsschlacht, come la chiamavano i tedeschi, dove i 2 bracci di Natenella si sarebbero chiusi intorno alla Sesta Armata. Il piano prevedeva che da nord un braccio, quello del fronte sud-occidentale di Vatutin, si sarebbe mosso in direzione sud-est. Invece da sud il fronte di Stalingrado di Eremenko si sarebbe mosso in direzione nord-est. I 2 bracci della tenaglia si sarebbero incontrati a Kalac. L'inizio delle operazioni fu spostato dal 10 al 19 novembre a causa dell'impossibilità di spostare tutti quegli uomini e quei mezzi per tempo. Per l'operazione la Stavka mette a disposizione circa 1.100.000 uomini, 894 carri, 13.451 pezzi di artiglieria e 1.115 aerei. I tedeschi sono consapevoli della debolezza dei loro fianchi e individuano anche le concentrazioni di forze avversarie, ma non percepiscono la portata dell'attacco russo. Inoltre i russi applicano quella che loro chiamano maskirovka, tutte operazioni volte a camuffare e occultare i propri movimenti e a confondere il nemico. Infatti l'intelligence tedesca valuta i concentramenti di truppe avversarie come preparativi per offensive limitati e non si svolgeranno in profondità. Un rapporto della Sesta Armata un giorno prima dell'inizio dell'offensiva sovietica dice: nessun mutamento rilevante sul fronte. Entro poche ore una tempesta si sarebbe abbattuta sulle linee rumene.
La mattina del 19 novembre, dopo aver ricevuto la parola d'ordine sirena, inizia l'operazione Urano. Il fronte sud-occidentale di Vatutin apre le danze con uno sbarramento di artiglieria effettuato da 3.500 pezzi tra cannoni e mortai. Il terreno trema come se ci fosse un piccolo terremoto. A 50 km di distanza, ufficiali medici della 22esima divisione Panzer annotano i loro diari che vengono risvegliati dal tremore proveniente dal terreno. Dopo il bombardamento preparatorio si mette in moto la fanteria, che cerca di creare delle brecce nelle linee rumene, che verranno poi sfruttate dai carri armati. I tedeschi hanno una reazione tardiva e sottostimano il pericolo. Bisognerà attendere le 10:15 perché la Sesta Armata venga informata dell'attacco russo. Uno degli aspetti più incredibili di questi primi concitati momenti è l'apatia di Paulus. Non aveva creato nessun tipo di riserva operativa e ora stava a guardare. Bisognerà attendere le 11 perché von Bock ordini a Paulus di interrompere ogni attività a Stalingrado e di porsi in una postura difensiva. Oltre a muoversi in ritardo, i tedeschi sono ciechi, infatti la Luftwaffe è inchiodata a terra dal maltempo. A mezzogiorno i russi finalmente sfondano, i carri armati irrompono nelle brecce create dalla fanteria e si muovono in direzione sud-est. Poco più a est si mette in moto anche la 21esima armata, che insacca 2 divisioni rumene, la quinta e la sesta, e si muove attaccando il corridoio fra il Don e il Volga. Con l'attenzione dei tedeschi tutta rivolta a nord, si mette in moto anche il braccio meridionale della Tenaglia, che è quello di Eremenko. I tedeschi in quel momento avevano poche unità da utilizzare per cercare di fermare i sovietici, che erano la 22esima Panzer, la prima rumena corazzata e la 29esima meccanicizzata, tutte sotto organico e oltretutto furono utilizzate male e in ritardo. Inoltre le continue ingerenze di Hitler provocarono immobilismo dove era necessaria rapidità di risposta. La mattina del 21 novembre al quartier generale della Sesta Armata regnava ancora un cauto ottimismo, ma durante la mattinata Paulus riceve tutta una serie di report che indicano una sola cosa: i russi stavano cercando di tentare un cerchiamento globale alla Sesta Armata. Gli ufficiali tedeschi erano sbigottiti, era la prima volta che i russi utilizzavano i carri proprio come facevano loro. Il 22 e 23 novembre i due bracci della Tenaglia si incontrano a Kalach, chiudendo la Sesta Armata in una morsa. I russi pensano di aver insaccato 90.000 tedeschi, ma all'interno di Stalingrado ce ne sono circa 300.000. I tedeschi si ritirano verso Stalingrado, senza mezzi né cavalli, usano gli Iwi, i prigionieri di guerra russi, al posto dei cavalli. Alcune tra le peggiori scene di panico si ebbero nei pressi del ponte di Akimovsky. I soldati urlavano, si spingevano e lottavano per raggiungere la sponda orientale. I più deboli e i feriti venivano calpestati. Gli ufficiali si minacciavano a vicenda per far passare i loro uomini. Persino il distaccamento Feldgendarmerie, armato di mitra, era incapace di mantenere una parvenza d'ordine. Per evitare il caos e gli imbottigliamenti, un notevole numero di uomini cercò di attraversare il Don gelato a piedi. Il ghiaccio era spesso resistente vicino alla riva, ma nel centro c'erano punti in cui era fragile. Chi cadeva in acqua era spacciato. A nessuno veniva in mente di correre in suo aiuto. I paragoni con la Beresina erano quanto mai dominanti nei pensieri di tutti. Molte fonti sostengono che se Paulus si fosse mosso con prontezza e rapidità avrebbe potuto salvare la Sesta Armata. Ma in quel momento la Sesta Armata era corto di mezzi e carburanti, non aveva nessuna riserva operativa, gli uomini erano sfiniti da mesi di combattimenti. Inoltre Paulus avrebbe dovuto disobbedire degli ordini e non era nel suo stile, era un buon ufficiale di Stato Maggiore ma non un leader di grandi unità. Ora il tempo diventa sempre più prezioso e importante per i tedeschi. Hitler non è minimamente intenzionato ad abbandonare Stalingrado. Il capo di Stato Maggiore della Luftwaffe, nonostante il parere contrario di von Richthofen, suggerisce al Führer che un ponte aereo per rifornire la Sesta Armata è possibile. Göring, caduto in disgrazia dopo la sonora sconfitta della Luftwaffe sui cieli dell'Inghilterra, vede in tutto ciò un'occasione per riabilitarsi agli occhi del Führer. Convoca immediatamente una riunione con gli ufficiali addetti ai trasporti della Luftwaffe e gli comunica che sono necessarie 500 tonnellate al giorno. La stima di 750 tonnellate giornaliere fatta dalla Sesta Armata viene ignorata. Gli ufficiali rispondono che al massimo si può arrivare a 350 tonnellate al giorno e per un breve periodo. Inoltre non si tiene conto del maltempo
dell'indebolita forza da caccia tedesca sul fronte est e del ponte aereo con la Tunisia. A questo punto Göring dice irresponsabilmente che il ponte aereo si può fare. Verranno mandati tutti gli aerei disponibili, anche senza radio e strumenti, e con equipaggi poco addestrati. Sarà una vera e propria carneficina. I russi dichiararono 676 aerei da trasporto tedeschi abbattuti, i tedeschi 266. Anche prendendo per buono le cifre tedesche, stiamo parlando di un terzo dell'intera flotta da trasporto della Luftwaffe. Solo per un giorno si riuscirono a raggiungere le 300 tonnellate, per il resto del ponte aereo la media fu di 170 tonnellate al giorno. Il 24 di novembre la Sesta Armata è definitivamente condannata. Riceve un messaggio dal Führer dove gli si ordina che la fortezza Festung Stalingrado andava tenuta ad ogni costo. Il tenente si getta il cappotto sulle spalle e esce di corsa a vedere. Arriva appena in tempo per vedere che laggiù, dove il terreno comincia a scendere lievemente, uno Junkers 52 proveniente da ovest vola bassissimo. Un cacciagrigio gli sta sopra e gli spara sventagliate di proiettili traccianti. Lo Junkers si abbassa ancora e sfiora al suolo. Il carrello si spezza con uno schianto e l'apparecchio grigio avanza ancora per un tratto, ondeggiando e rumoreggiando. Il caccia ha oltrepassato l'apparecchio, ma ritorna di nuovo, spara sulla sua vittima un altro nastro come per scherno e scompare come una freccia nell'azzurro cielo. Da tutte le parti accorrono soldati verso l'aereo caduto. «Torna indietro, spilungone!» grida Geibel. «Prendi tutte le gavette e anche un telo da tenda!» Uno Junkers precipitato è un dono dal cielo. Può essere dentro carne in conserva o cioccolata alla cola o pane. 20 quintali di pane. Di notte qualche volta sognavo questa bazza nei loro bunker. L'apparecchio potrebbe anche contenere carburante o munizioni, ma di quello non sogna nessuno. Alla fine di novembre l'alto comando della Wehrmacht crea il gruppo d'armate Don. Alla sua testa il Führer mette uno degli elementi operativi più brillanti a sua disposizione, che è Erich von Manstein. Si organizza quindi una missione di soccorso che prenderà il nome di Wintergewitter, tempesta d'inverno. Ma neanche una mente brillante come quella di Manstein può creare delle unità dal nulla. E indicativa della forza combattiva della Wehrmacht in quel periodo sono proprio le unità che si riescono a racimolare, che sono la 23esima divisione Panzer, la 6ª divisione Panzer e la 17esima divisione Panzer. La 6ª viene richiamata dalla Francia dove era in fase di riallestimento e ha una buona capacità combattiva. Le altre sono logore e bisognose sia di riposo che di rimpiazzi. I rumeni si sarebbero occupati di coprire il fianco destro dell'operazione. Le basi di partenza e i punti di raduno per le truppe si trovavano intorno alla città di Kotelnikovo. Il 12 di dicembre parte l'operazione e parte bene, con la 6ª divisione Panzer comandata dall'abile generale carrista Raus che avanza, ma già fin dall'inizio la 23esima divisione Panzer con solo 30 carri operativi è in difficoltà e riesce a coprire giusto i fianchi. I russi intanto reagiscono velocemente, mandando in rinforzo elementi della 2ª armata della Guardia. Il 17 di dicembre i tedeschi guardano il fiume Aksai. Il giorno successivo entra in azione la 17esima divisione Panzer. I tedeschi ora si lanciano verso il loro prossimo obiettivo, che è il fiume Mishkova, ma non riescono a guardarlo in forze. Anche se si trovano a soli 50-60 km da Stalingrado, l'avanzata tedesca si arena, decretando la fine dell'operazione Wintergewitter. Paulus avrebbe dovuto muoversi per andare incontro a von Manstein, ma a parte l'ordine che non ricevette, fare un'operazione del genere con quel meteo e con quelle truppe logore a disposizione era praticamente una chimera. Inoltre la resistenza sovietica sta aumentando e con esso il ratto delle perdite tedesche. Il 23 di dicembre la 6ª divisione Panzer viene ricamata a nord. I tedeschi ora avevano un nuovo problema. A nord i russi avevano avviato l'operazione Piccolo Saturno, volta alla distruzione dell'8ª armata. Ora von Manstein doveva scegliere tra la salvezza della 6ª armata e il gruppo d'armate del Don e sceglie quest'ultimo. La 6ª armata viene abbandonata a se stesso, con l'unico compito di tenere impegnato il maggior numero di truppe sovietiche possibile, per permettere il più facile salvataggio del gruppo d'armate del Don. I russi in questo momento avevano completamente ribaltato la situazione. I tedeschi, dopo che per 3 anni avevano insegnato al mondo come fare la guerra, ora erano costretti a tornare a scuola,
e per apprendere dai russi il concetto di operazioni consecutive. Intanto nella Sacca le condizioni della Sesta Armata peggiorano di giorno in giorno. Il ponte aereo, unica fonte di rifornimenti per la Sesta Armata, perde di efficacia con l'allontanarsi dalla linea del fronte da Stalingrado a causa dell'operazione Piccolo Saturno. Ora le punti di partenza del ponte aereo si trovano fino a 1000 km di distanza da Stalingrado. I soldati della Sesta Armata hanno perso ogni speranza di sfuggire alla Sacca, sono esausti e hanno il morale a pezzi. Un altro soldato tedesco scrive a casa: i soldati sembrano dei cadaveri o dei pazzi mentre cercano qualcosa da mangiare. Non cercano nemmeno di trovare riparo dalle granate russe. Al diavolo questa guerra. Io non so se potrò parlarti ancora una volta. È bene quindi che questa lettera giunga nelle tue mani e che tu lo sappia già nel caso un giorno dovessi riapparire. Le mani sono andate già dall'inizio di dicembre. Alla sinistra manca il mignolo, ma quel che è peggio, alla destra si sono congelate le 3 dita di mezzo. Posso afferrare il bicchiere con il pollice e il mignolo. Sono piuttosto impacciato. Soltanto quando a uno mancano le dita si rende conto di come servano anche per le più piccole operazioni. Kurt Hanke, mi sembra che tu lo conosca dai tempi del collegio, nel 1937, 8 giorni fa, in una piccola strada laterale alla Piazza Rossa, su un pianoforte a coda ha suonato L'Appassionata. Non accade tutti i giorni. Il pianoforte era proprio lì sulla strada. La casa era stata fatta saltare, ma lo strumento, certo per compassione, l'hanno tirato fuori e sistemato sulla strada. In quei giorni un ufficiale medico di Neubauer disegna la Madonna di Stalingrado, ancora oggi esposta a Berlino, dove molti soldati tedeschi trovarono conforto. Passano i giorni e arriva Capodanno, qui descritte nelle memorie di un soldato tedesco all'interno della Sacca. Così festeggiammo l'ultimo giorno dell'anno. Verso le 22 un frastuono sinistro convinse tutti a uscire dal bunker. Fuori videro uno spettacolo che aveva qualcosa di spettrale. Sopra le loro teste si incurvava impenetrabile il cielo nero della notte, ma tutto il cerchio dell'orizzonte era illuminato da una immensa corona di fuoco. Innumerevoli cannoni di ogni calibro facevano fuoco e i lampi rossicci dei colpi di artiglieria si fondevano in un'unica corona di fiamme. Sopra di questa salivano fontane di razzi illuminanti rossi, gialli e verdi, e in mezzo ad essi si alzavano come bollicine nello champagne i punti luminosi dei proiettili traccianti. Il terreno tremava. Breuer era in piedi davanti al bunker e osservava quel grandioso fuoco d'artificio. Questi sono i confini della nostra contea, disse sottovoce. Mai prima di allora avevo avuto davanti agli occhi con tanta evidenza l'anello che racchiudeva 300.000 soldati tedeschi. Nel frattempo i russi non stanno a guardare e vogliono porre fine alle sofferenze dei tedeschi nel più breve tempo possibile. Pianificano quindi Colso, l'operazione volta all'eliminazione della Sesta Armata. L'operazione viene affidata al fronte del Don di Rokossovski. I russi inviano a Paulus i termini della Lesa, che vengono naturalmente rifiutati. Alla mattina del 10 di gennaio si avvia l'operazione Colso, con un furioso sbarramento di artiglieria. Dopo 2 giorni di disperata resistenza, la parte ovest della Sacca comincia a sgretolarsi. Il 13 di gennaio la 21esima armata assume lo sforzo principale e si muove in direzione dell'aeroporto di Pitomkin, che cade il 16 di gennaio. Molti comandanti tedeschi decidono che alcuni ufficiali selezionati avrebbero abbandonato la Sacca per poter ricostituire le unità distrutte in un futuro. I russi continuano a spingere e prendono Gumrak, l'ultimo aeroporto in mano ai tedeschi, il 23 di gennaio. In quel momento più di 100.000 soldati tedeschi sono imprigionati in città. I russi continuano ad avanzare. Il 26 di gennaio elementi della 21esima e della 65esima armata si ricongiungono con elementi della 13esima divisione delle guardie nei pressi di Mamayev Kurgan, spezzando in 2 la Sesta Armata. Si forma una sacca più piccola nella zona industriale a nord e una sacca più grande a sud di Mamayev Kurgan. La riduzione delle sacche continuò per giorni. Il 31 di gennaio Paulus riceve la promozione a feldmaresciallo e poche ore dopo si arrende ai russi a titolo personale. Rimangono alcune sacche di resistenza tedesche.
Rokossovský raduna tutta l'artiglieria del fronte del Don e dispiegando 300 pezzi per chilometro scatena un uragano di fuoco sugli ultimi difensori. Il 2 di febbraio gli ultimi difensori si arrendono. Una calma irreale cala sulla città. Alle 14:46 un aereo da ricognizione tedesco che sorvolava la città invia questo messaggio: nessun segno di combattimento in città. La battaglia di Stalingrado era terminata. Stalingrado è stata una battaglia di un'intensità e di una ferocia inaudita. Furono 5 mesi di ininterrotti e feroci combattimenti fra le rovine di una città distrutta. Le perdite totali russe e tedesche ammontano a circa 2 milioni di uomini, tra morti, feriti, dispersi e catturati. Le ragioni della debacle dei tedeschi a Stalingrado sono molteplici, sia di ordine tattico, strategico, operativo, ma anche, guardando da più lontano, da attribuire a un modo di fare la guerra tutto tedesco, che era oramai vecchio di secoli. Cominciamo dal cielo con la Luftwaffe. Alla quarta Luftflotte di von Richthofen furono assegnati compiti impossibili in relazione alle forze a disposizione. A un certo punto si trovò a dover appoggiare sia il gruppo d'armate A impegnato nel Caucaso, sia il gruppo d'armate B impegnato a Stalingrado. Pur dando priorità ai combattimenti a Stalingrado, la Luftwaffe non fu in grado di assolvere al più importante dei compiti assegnatogli, che era quello di interdire ed interrompere il vitale per i russi traffico di rifornimenti sul Volga. Quella fu una delle principali ragioni della sconfitta tedesca a Stalingrado. A terra invece la Wehrmacht fu incapace di adattarsi a quel nuovo modo di combattere in un contesto urbano. Sulle cartine il metro andava a sostituirsi al chilometro e la Wehrmacht non percepì il cambiamento e continuò ad operare in grosse formazioni. Invece i russi capirono che muoversi in piccole unità e organizzarsi in piccole unità sarebbe stata una delle chiavi di volta per la vittoria. Inoltre Stalin e la Stavka metteranno al comando delle difese di Stalingrado Vasily Chuikov e si rivelerà una mossa più che azzeccata. Infatti Chuikov ebbe delle brillanti intuizioni a livello tattico. Intuì che accorciando il più possibile la terra di nessuno, lo spazio che intercorre fra le linee tedesche e quelle sovietiche, avrebbe smorzato di molto l'efficacia dei bombardamenti della Luftwaffe. In quanto, quando gli aerei tedeschi cercavano di colpire le linee russe, inevitabilmente rischiavano di colpire anche le proprie truppe. Chuikov formò anche dei piccoli capisaldi che dovevano resistere fino all'ultimo uomo, per incanalare gli sforzi tedeschi verso postazioni ben preparate. Infine creò piccoli gruppi d'assalto che attaccavano le linee tedesche durante la notte. Questo, insieme al pericolo dei cecchini, creò nei soldati tedeschi una costante tensione che li logorò. Chuikov maturò tutte queste brillanti intuizioni anche grazie all'estrema indipendenza che aveva nella gestione della 62esima armata a Stalingrado. Ed è interessante notare come in quel periodo Hitler cercava di avere sempre più maggiore controllo sui propri ufficiali e all'opposto invece Stalin concedeva sempre più libertà ai propri comandanti. Stalingrado fu ipnotica per i tedeschi, i russi invece vedevano il tutto da una prospettiva più ampia. I tedeschi erano talmente assorbiti da Stalingrado che non si preoccuparono di distruggere le teste di ponte russe sul Don, che furono poi utilizzati dai sovietici come trampolino di lancio per Operazione Urano, quella volta l'accerchiamento della Sesta Armata. Allargando il cerchio e parlando di Blau, l'operazione che porterà alla battaglia di Stalingrado, si può tranquillamente affermare che era il tipico azzardo tedesco, un'operazione troppo ambiziosa in relazione alle forze a disposizione. Se fosse andato tutto bene, la Wehrmacht si sarebbe trovata a presidiare qualcosa come 4.000 km di fronte. Inoltre, la direttiva 45 del Führer divideva le già scarse risorse e fu una delle pietre tombali per la Sesta Armata. Prima, nei piani originali, si prevedeva che il gruppo d'armate A e il gruppo d'armate B avrebbero raggiunto insieme Stalingrado e dopo effettuato una conversione verso il Caucaso. Ora, con la direttiva 45, Hitler ordina che i due obiettivi vengano perseguiti contemporaneamente. Quindi il gruppo d'armate A va verso il Caucaso e il gruppo d'armate B verso Stalingrado. In ultima analisi, cosa ci faceva la Sesta Armata lì? Impegnata a combattere una battaglia di logoramento ai margini estremi di un enorme saliente, a più di 3.000 km da Berlino, con i fianchi debolmente difesi e una logistica intasata. La risposta è semplice e va cercata nel tradizionale modo di fare la guerra tedesco, la guerra di accerchiamento, o Kesselsschlacht come la chiamavano loro. Una guerra dove si mira all'accerchiamento e alla distruzione del grosso delle forze nemiche in un'unica campagna.
Ma se come nell'estate del 42 il tuo nemico non collabora, resistendo e si ritira, ti ritrovi a penetrare sempre di più in territorio nemico, con una catena logistica in crisi e scarse risorse, e non porta a nulla di buono. In sostanza, un modo di fare la guerra vecchio di secoli si schianta contro la realtà della guerra industrializzata del XX secolo. Per concludere, i tedeschi, nonostante tutte queste incertezze e problemi, arrivarono veramente a un passo dalla meta. E come scriveva Clausewitz, la guerra è il regno dell'incertezza.